Ciao raga, qui Paolo HJustice e benvenuti in questo nuovo video. Come anticipato in descrizione, sabato scorso si è svolto il primo o comunque uno dei primi tornei con le carte introdotte dal nuovo set, il Battle City Box. Il risultato in questione è stato portato a casa da Frisky, alias Greg, ma dato che non può fare il video, chiaramente lo sto facendo io per lui, dandogli una mano, anche perché ho creato io il deck, anche se utilizzo una side diversa. Andiamo quindi ad analizzare il deck partendo dal nome. La skill card chiaramente è Inner Conflict, skill OP Uber a mio parere, quindi Inner, e AB, appunto, detto anche all'italiana HB, è il nome appunto dell'acronimo che sta per All Control Apprentice Breaker. Quindi diciamo il titolo può sembrare provocatorio, scusatemi, però in realtà non ha niente a che vedere con l'altro acronimo che sappiamo un pochino tutti. E appunto Apprentice Breaker proprio perché il deck si basa molto sulla combinazione che si viene a creare appunto tra apprendista e breaker. Quindi adesso andiamo a passare subito con la lista del mazzo. Triplo blowback per mettere pressione all'avversario. Inoltre ti permette di spaccare qualsiasi carta e potenzialmente anche una volta per turno. Inoltre ricordiamo che se targettiamo una carta all'avversario, lui dovrà rispondere immediatamente se la vuole attivare in catena, perché chiaramente non potrà attivarla in risoluzione. Triplo breaker per spaccare le magie e trappole, quindi eventualmente forzare anche l'attivazione del book dell'avversario. Inoltre ci permette di distruggere anche le magie terreno fastidiose come hangar e campo magnetico. Triplo apprendista perché il motore e il mazzo vanno in combo con breaker caricando il segnalino, portano anche un altro incantatore sul terreno e se li swappiamo guadagniamo un bel vantaggio. Attenzione comunque che ad evocare apprendista, perché quando entra in gioco carica un segnalino magia su una carta sulla quale appunto si può mettere. Triplo Kuribo perché è una buona end trap e inoltre all'occorrenza possiamo swapparlo o rimuoverlo di fascino appunto quando ci è inutile. Un hold solo semplicemente per avere un out a spell canceller e mostri fastidiosi. Lo si può swappare dopo aver distrutto anche un mostro. Uno solo perché semplicemente a parer mio, a parer nostro, contro Union si partirebbe abbastanza svantaggiati. Invece un mago della fede perché è semplicemente utile per riciclare le magie, quindi book, all'occorrenza anche lo swap, dopo andremo anche a vedere il motivo appunto di questo extra deck, e chiaramente fascino per farci un bel +1, quindi carta abbastanza interessante anche con la fede. Triplo book perché è forte contro qualsiasi deck eccetto Spellproof Armor, e all'occorrenza ci permette anche di coprire i nostri mostri flip o salvare i nostri mostri da carte dell'avversario, ad esempio rovine diffuse, e c'è anche utile per arginare le carte usate in Union. Triplo fascino perché è utile a velocizzare il deck e a levare le carte morte. Invece doppio swap perché per effettuare chiaramente la combo con apprendista ed è anche utile per vincere le partite, dando appunto al nostro avversario un mostro con attacco basso che appunto può essere praticamente apprendista, Kuribo, hold, il mago stesso,
e semplicemente ci permette anche di, oltre a rubare i mostri dell'avversario, ci permette ad esempio contro Union di rubare i suoi mostri ed eventualmente appunto evocare Megazord e i piccoli figli di Megazord, quindi perfetto, si sposa benissimo anche sotto questo punto di vista. 3 copie di swap a parer mio sono pesanti, anche perché come dicevo prima le possiamo anche riciclare di Mago della Fede. Inoltre in combinazione con la skill card possiamo andare a rubare in maniera permanente un mostro dell'avversario, quindi ad esempio se l'avversario ha 2 mostri possiamo fare inner su uno dei 2 mostri e chiaramente eventualmente, quindi anche all'occorrenza, cambiare la posizione del mostro se c'è utile, e dopo attivare swap rubando l'altro mostro. In questa versione non giochiamo Dust e simili, perché semplicemente le magie e le trappole le spacchiamo con Blowback e Breaker. Passando quindi al side deck, doppio Kaiku, perché c'è utile contro mazzi che hanno interazione con il cimitero e principalmente contro Union e Magnet. Invece tripla rovina e un solo hold, perché sono carte forti e generiche e inoltre utili insieme a Kaiku a fare il cambio contro Spellproof Armor ad esempio, elevando Book e Swap, perché altrimenti sarebbero carte inutilizzabili. Quindi come dicevo prima, Hold e le rovine infuse sono carte scusatemi, forti e generiche, ed eventualmente le possiamo inserire anche nel main quando andiamo di side per adattarle al nostro deck a seconda delle esigenze. Quindi infine l'extra deck, come dicevo prima, è utilizzato perché utilizziamo sia gli swap che inner, quindi partendo ovviamente dal presupposto che sarà rarissimo l'evenienza appunto di fare fusioni in questo modo, ma dato che abbiamo a disposizione l'extra deck dobbiamo massimizzarne la produttività. La ratio è stata scelta così perché XYZ è uno solo, perché l'eventualità è quasi impossibile che accada di rubare X, Y ed anche Z all'avversario, e invece doppio X Z e doppio Y X, perché le reputo le fusioni più interessanti e più utili rispetto al mono XY, che appunto può spaccare soltanto le magie trappole scoperte. Quindi a parte le terreno, onestamente non lo reputo una carta che comunque ci potrebbe servire magari per spaccare Mirror Wall, ma le evenienze sono abbastanza improbabili. Ok ragazzi, il video è terminato. Se vi è piaciuto, al solito mettete like e condividetelo, iscrivetevi al canale e seguitevi la nostra pagina Facebook, fateci sapere chiaramente cosa ne pensate, perché il vostro feedback è importante e ci aiuta anche a migliorare. Grazie per la visione, alla prossima ragazzi, e forza Team United we stand. Ciao ciao!